Parliamo italiano? Ma sì, noi su questo canale parliamo italiano. Non ci sono preposizioni a me preferite e per questo mi sembra giusto dedicare un video speciale anche alla nostra preposizione in. Questa piccola preposizione, scusate per l'acuto, dovrei imparare a controllare la mia voce. Quello che voglio dire è che questa piccola parolina, composta solamente da una vocale ed una consonante, ha il suo valore nel contesto della frase. Segue le sue regole ed anche lei ha le sue parole preferite. E come dico sempre, è importante capire quando gli altri ci parlano e riconoscere la regola. Tutto qui. E cominciamo con la regola numero 1, quella che io chiamo numero 1. Dobbiamo usare la preposizione in con gli articoli indeterminativi o indefiniti, che sono un, uno, una. Non ho dedicato a questi articoli un video e quindi se vi interessa scrivetemelo nei commenti, lo farò volentieri. Ed ora, per capire come funziona, facciamo degli esempi. Possiamo dire: vivo in una casa molto grande. E beh sì, è veramente molto grande. Oppure, ieri sera abbiamo cenato in un ristorante molto carino. Ed ancora, il regalo di Natale era nascosto in una scatola. Ho trovato questo orologio in un garage. Ma tu, ci sei mai stato in uno zoo? Regola numero 2, quella che per me è numero 2. In si usa con tutte le parole che terminano in. Scusate la ripetizione, ia ed eca, che sono alcune di queste. E facciamo degli esempi, perché sembra tutto più chiaro con degli esempi. Posso dire, in genere il giovedì ceniamo in pizzeria, ia. Oppure, il lunedì mi piace andare in biblioteca, eca. Quando siamo in Italia, mio marito compra il vino in enoteca, non al supermercato. No, al supermercato mai. La domenica mio zio comprava le pastarelle in pasticceria. E basta ragazzi, andate in discoteca ogni fine settimana. E adesso siete pronti per la regola numero 3? Beh sì, siete già pronti perché è una di quelle cose che ho già annunciato in un altro video, il video che ho dedicato alla preposizione a. Ho già detto che la preposizione in la dobbiamo usare con nazioni e paesi, ma non ho detto che in va anche usato con i continenti e le regioni. Per questo motivo ho costruito un esempio tutto per voi. Quest'anno vado in Europa, atterrerò in Italia e poi andrò in vacanza in Sicilia ed in Sardegna. Quindi capite bene che vado al mare. La quarta regola è invece quando in accompagna i mezzi di trasporto. Intendo dire macchina, autobus, metropolitana, treno, aereo e vabbè, facciamo degli esempi. In Canada vado al lavoro in macchina, ma quando sono in vacanza mi piace viaggiare in treno. Certamente per le lunghe distanze è bello viaggiare in aereo. Quando ero giovane mi piaceva andare in moto e ricordo che quando ero piccola andavo a trovare i miei nonni in Calabria in pullman. No, ma quando ero molto piccola viaggiavamo in treni come questo, Far West, per andare in Calabria intendo.
E voglio concludere dicendo che vivere in città sarebbe comodo potersi spostare in metro o metropolitana. Tutto chiaro fin qui? Ma non posso trascurare due eccezioni con i mezzi di trasporto, che sono piedi e cavallo. Beh, se per caso vi dovesse capitare di dover dire che avete camminato per andare a fare la spesa, allora dovete dire: sono andata a piedi a fare la spesa, non in piedi. In piedi sarebbe così, in piedi. E la seconda eccezione, cavallo. E beh, questa è un'espressione che può riguardare me stessa e quindi io posso dire: purtroppo non ho mai imparato ad andare a cavallo nella mia vita. Beh, vabbè, tutto può essere però, non si sa mai. Posso sempre imparare. E adesso al momento simpatico, quello delle tips. Se posso usare, se mi permettete di usare questa parola in inglese. Insomma, è facile, ci sono parole che preferiscono la preposizione in e sono anche molto comuni, quindi perché non imparare la parola e visualizzare l'azione? Potrebbe essere un modo più semplice per imparare in modo corretto. E quindi ho raggruppato per voi le parole, cercando di visualizzare per prima cosa il significato della parola. Il primo gruppo è questo. Se devo usare città, centro e periferia, in questo caso sarà spontaneo usare la preposizione in. E ora vi faccio vedere. Sì, mi piace andare in città, mi piace andare in centro, ma io vivo in periferia. Ed ancora, con parole come banca, posta, negozio, ospedale, stazione, aeroporto e ambasciata. Questi sono tutti luoghi chiusi dove devi entrare dentro. Per questo dovrebbe essere spontaneo usare la preposizione in. Visualizza la parola. E per questo sarà spontaneo dire: devo andare in ambasciata a rinnovare il mio passaporto. Ho accompagnato mia figlia in aeroporto. Ma sì, vengo a prenderti in stazione. Ma certo, devi andare in banca per pagare il mutuo. Mio Dio, lo hanno ricoverato in ospedale. Tutto chiaro con i miei esempi? Forse delle volte sono un po' esagerati. E poi ancora con parole come montagna, collina, campagna e spiaggia, che sono parole che noi usiamo per descrivere madre natura nella sua bellezza. E quindi potrò dire: vado a sciare in montagna, vado a passeggiare in collina, i miei nonni abitavano in campagna e io adoro andare in spiaggia. E beh, adesso lo devo dire, per cortesia risparmiatemi, non fatemi sentir dire: sì, sono stato alla spiaggia. No. Spiaggia va con in. La preposizione in accompagna in spiaggia. Lo sentite il suono? È melodico. Ed ancora, e abbiamo quasi finito, con piscina e palestra. E quindi posso dire: mi piace andare in palestra e poi mi fermo a nuotare in piscina. E con la parola tasca e borsa, e questo mi riguarda personalmente. Ho messo le chiavi in tasca o in borsa? Non me lo ricordo mai. E con altre due parole sempre usate in modo comune: albergo o hotel, la nostra unica parola in cui aspiriamo l'H, che poi non è la nostra parola, l'abbiamo adottata, ecco, ma hanno lo stesso significato. Quindi se devo dire sono stato in vacanza, sì, in albergo. Come avete sentito, ho detto anche in vacanza. Ecco, aggiungetela all'elenco.
E ancora per voi, proprio perché voglio lasciarvi con una chicca, sono stata in vacanza in albergo in luna di miele. Luna di miele, anche lei è una parola sempre preceduta da in. Spero di essere stata chiara con tutti i miei suggerimenti, ma soprattutto spero di lasciarvi con un sorriso. E anche voi lasciatemi un sorriso e quindi lasciatemi un commento, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, altrimenti tutto questo a cosa serve? Bye!